Buon pomeriggio. Oggi sono in giro per delle commissioni. Sto camminando da stamattina. Non so, oggi le strade sono più lunghe del solito, non so cosa succeda. Comunque sono nel quartiere Montesacro e siccome so dai commenti che mi lasciate che vi piace molto vedere zone di Roma che non conoscete, vi porto in giro con me. Sono le 4 del pomeriggio, questo è l'orario dell'uscita delle scuole, perché le scuole elementari sono aperte e quindi ci sono tutti i genitori in giro che vanno a riprendere i propri figli a scuola. Allora io sono arrivata a Piazza Sempione e il sole sta quasi per tramontare, c'è una luce bellissima in questo momento, però io devo andare oltre Piazza Sempione in una stradina limitrofa. La luce del quasi tramonto sui palazzi color mattone è stupenda. Che luce brutta. Ah, meglio. Allora, oggi è stata una giornata molto interessante, che in realtà non so perché ho detto è stata. È una giornata molto interessante, ancora non è finita. Allora, praticamente oggi alle 3 ho partecipato ad una trasmissione radiofonica su Rai Radio 1 e voi potete guardare il video della trasmissione su Facebook. Eccolo qui. E vi lascerò il link nella descrizione del video qui sotto. E è stato molto divertente partecipare, ero estremamente ansiosa prima di iniziare la trasmissione. Era in diretta, quindi per questo, diciamo, questo ha aumentato la mia ansia, però è andato tutto benissimo, sono molto felice adesso. Va bene, vuoi aggiungere qualcosa? Sei stata bravissima. No, grazie. C'è un bellissimo cielo rosa. Allora, metto un libro. Oh. Allora, adesso finalmente apro il pacco del presepe. Ovviamente. Lui deve stare in prima fila. Fontanini, che è un produttore di presepi. E in Toscana stanno. Ma un giorno riuscirò ad andare a Napoli per comprare dei personaggi del presepe napoletano. Comunque, siccome qui non ho il presepe mio, quello di sempre che facevo da bambina è a casa dei miei, ho voluto iniziare una nuova tradizione, quindi ho comprato un nuovo presepe che è molto piccolo, poi magari negli anni lo amplierò. Ma mi ricordo che quando ero piccola ci mettevo d'impegno e facevo tutti i fiumi, le montagne, aggiustavo le casette, mettevo tutti i personaggi. Insomma, è un bel ricordo della mia infanzia, fare il presepe. Ho sbagliato a prendere le misure. Cioè, ho preso tipo una capanna gigante e i personaggi piccolissimi.
Ok, e poi qui in fondo alla scatola ci sono i remaggi, ma i remaggi li tengo nella scatola perché loro arriveranno alla capanna il 6 gennaio. Allora, è davvero delizioso, è molto molto bello, solo che appunto ho sbagliato a prendere i personaggi, li ho presi di una misura sbagliata, cioè ho preso una capanna troppo grande per i personaggi. È molto carino, devo dire, è veramente bello. Allora, siamo a Piazza Risorgimento, volevamo vedere l'albero che sta qui ma è spento, non so perché sia spento, forse perché è ancora troppo giorno per accenderlo, chi lo sa. Quindi adesso ci dirigiamo verso Piazza San Pietro. Siamo arrivati a Piazza San Pietro, qui c'è l'albero, ovviamente c'è la basilica dietro l'albero e lì c'è il presepe e qui c'è Luca. Ciao, spero che passerete un buon Natale, un Natale sereno nonostante insomma questo periodo un po' triste in tutto il mondo. Bisogna essere speranzosi che il prossimo Natale sarà migliore di questo. Esatto. Allora, qui c'è il presepe che è fatto in ceramica, vero? Sì. È stato fatto da studenti di arte, se non sbaglio. Sì, di un liceo artistico in Abruzzo. Beh, un bel riconoscimento comunque avere il proprio lavoro esposto a Piazza San Pietro. Sì. Immagino siano molto orgogliosi del loro lavoro questi ragazzi. Allora, devo dire che mi piace molto l'averlo fatto diverso, insomma, diciamo Sì. un po' nuovo, un po' innovativo, però forse, non lo so, lo vedo un po' troppo scarno, molto distanziati, Molto minimale. molto minimale, esatto, mi dà meno calore, ecco, mentre di solito invece il presepe mi riscalda di più, questo... Sì. La signora... La signora è d'accordo? A me piacciono di più i presepi classici, tradizionali, però ovviamente questo è un bellissimo lavoro. Esatto, e mi piace molto l'idea di trasportare una tradizione, quella del presepe, molto classica, in uno stile nuovo, insomma, in un linguaggio diverso, ecco, perché effettivamente il presepe è una cosa che parla a tutti, insomma, a tutte le età, a tutte le epoche, a tutti gli stili. Sì. Bene, abbiamo fatto un po' di fila, quindi forse ci muoviamo. Non riesco a smettere di registrare perché è veramente suggestivo. Ma secondo me questa è l'ora migliore, Poi c'è la luna. perché non è proprio ancora notte, cioè vedi questo Esatto. trapasso dal giorno alla notte. Sì. Siamo venuti a questa mostra che ha ingresso libero. Se qualcuno di voi è a Roma e vuole venire a vederlo, queste sono le informazioni. Ci sono 100 presepi provenienti da tutta Italia, penso. Sì, non so se anche il mondo. Vedremo. Vedremo. Adesso siamo sul Via della Conciliazione che è deserta ed è anche pedonale in questo momento. E ci stiamo dirigendo verso Castel Sant'Angelo.
Avevo ansia di ascoltare la conferenza stampa. È altissimo il volume. Sta completando le ulteriori interventi. Dove sta il telecomando? Con il contributo. Fortunatamente posso andare dai miei genitori il giorno di Natale. Sto aspettando la conferenza stampa con molta ansia per scoprire questa cosa. Il programma di Natale sarà che io e Walter stiamo insieme alla vigilia di Natale, siamo qui a casa, e poi il giorno di Natale io vado a casa dei miei genitori e lui va a casa dei suoi genitori. Questo era il nostro piano, fortunatamente possiamo farlo. Allora, praticamente, quali sono le novità? Le novità sono che queste vacanze natalizie praticamente l'Italia diventa zona rossa. Ho dei dubbi che riuscirò a portarvi da Spelacchio a Piazza Venezia quest'anno. Quindi il mio desiderio in realtà è di poter andare a Piazza Venezia a vedere l'albero dal vivo, perché ovviamente l'ho visto in diretta streaming all'Accensione, l'ho visto in foto eccetera, però mi piacerebbe andare di persona a Piazza Venezia per vedere anche gli altri addobbi a Via del Corso, per esempio, perché Piazza Venezia è la conclusione, diciamo, da un lato di Via del Corso, conclusione dall'altro lato è Piazza del Popolo. Il problema è che Via del Corso è una delle vie dello shopping natalizio, perciò è una zona che voglio evitare. Perciò il mio piano era quello di arrivare a Piazza Venezia dal Circo Massimo, passando per Teatro Marcello, Campidoglio e poi sbucare al lato dell'Altare della Patria. Anche perché al Circo Massimo è più facile parcheggiare. Potrei andare lunedì mattina, il problema è che di mattina non è acceso l'albero. Per il momento questi sono gli aggiornamenti. Buongiorno! Sì, sono vestita come ieri, ma è un altro giorno. Allora, oggi devo incontrare... Questi sono gli ultimi giorni in cui si possono vedere persone, perché poi dal 24 fino al 6 gennaio c'è zona rossa in tutta Italia. Fatta eccezione per alcuni giorni, ma i giorni festivi e prefestivi saranno già zona rossa, quindi non si potrà uscire di casa, a meno che non si vada a fare visita da soli ai parenti. Io cerco sempre il telecomando e poi alla fine ce l'ho sotto il sedere. Quindi oggi andremo a fare una passeggiata per... Ho detto passeggiata. Sì, amore, andiamo a fare una passeggiata più tardi, tra un'ora. Andiamo di nuovo a Piazza Sempione per incontrare Marta. Tu la conosci? Tu che ci racconti? Io ho trovato una cosa bellissima al supermercato per te. Ve la faccio vedere. Il canettone classico per il tuo cucciolone. Non ho resistito. È un panettone per cani, un piccolo panettone per cani, saggiamente ribattezzato canettone. Va bene. È troppo, è esagerato? Chi può dirlo? Io l'ho voluto comprare. Lui ancora non lo sa che c'è questo per lui, ma sarà una sorpresa. Bello, no, vedi? Cosa mi sembra che qualcuno me lo chiedesse sarebbe molto difficile Famas. rispondere. Famas seduto. Mi fai arrabbiare, eh? Seduto. Ah, meno male. Bravo. Fai vedere il mio nuovo libro? Ti piace? Sicura? Sì. Cioè, in realtà ancora non lo puoi dire perché non l'hai posso dire, letto, non l'ho però... letto, però sicuramente sì.
Sì, adesso scendiamo. Hai visto quanto è bella Angelina? Ma l'hai vista quanto è bella? Pure con le onde, ci stava pure in mezzo, faceva tutta. Ah, patata, ciao, come stai? Come stai? Ciao. Se ne va. Non gradisce la compagnia di Mamas. Il gigante Golia. Povero. Andiamo come dentro, ti dico se dentro mi dai. Tutti lo vogliamo, pa. Bello bello, guarda che giallo che Fai c'ha. vedere? E poi ci sono le scorze di arancia, di candite della Calabria, raga, quindi Bello. questo è il secondo. Però a me i canditi non mi fanno impazzire. Ma se sono quelli buoni, manca a me, io li levo, però se sono quelli buoni, dice che sono fantastici. Ti dico Qui perché invece io- c'è la torta di scarola. Allora, l'impasto è l'impasto della pizza e mi dentro piacciono. Dentro ci va la scarola, le olive nere denocciolate, È buonissimo, l'uvetta, sta i cosa. pinoli e le alici. E si fa soffriggere tutto in un olio e 2 spicchi d'aglio che poi vanno tolti ovviamente. E poi quando tutto è non cottissimo, deve essere cotto insomma un po' appassito, si lascia freddare, nel contempo fa l'impasto. Quando è tutto freddo si assembla, si chiude e si mette in forno. e Poi l'impasto questa, deve lievitare. e questa è una ricetta, ti diciamo, piacciono? che si fa a Natale, no? È una ricetta natalizia campana. Campana. Loro lo fanno dalla vigilia in poi, lo mangiano sempre. Molto Vegetariano. buona, devo dire. Sì, è vegetariano. Buona, mi piace molto. Purtroppo non ci sono tante decorazioni natalizie come speravo. Quindi non c'è molto da condividere in questo senso. Adesso sono a Vignastelluti con mia sorella per prendere gli ultimi regali. Siamo passate al supermercato. Le strade sono molto spoglie di decorazioni. Allora, qui su via Bevagna ci sono un po' più di luminarie, non troppe però, un po' di più. Ma comunque ho l'impressione che l'atmosfera sia proprio un po' moscetta, vero? Sì, vabbè, ma non sono mai stati così illuminati qua i posti. Questo è carino, c'è il villaggio di Natale qui. Carino, vuoi entrare? Vai, ti aspetto fuori. No, dai, entra anch'io. Va bene, torniamo a casa? Torniamo a casa. Abbiamo finito i nostri giretti e torniamo a casa. Anche perché io nella borsa qui ho la mozzarella che è diventata forse... Sì, si mantiene, però insomma... E grazie mille per aver guardato questo vlog, ci vediamo nel prossimo.